Allora, buongiorno a tutti. Sono sempre in buona compagnia, non di un calice di vino, ma anche del produttore, e questo mi fa molto piacere. Sto passando veramente un bel periodo, siamo fine agosto, quindi in prossimità delle vendemmie, e devo dire tanto grazie a Mauro Mauri che ci ospita nella sua splendida e emozionante azienda. Io questa mattina sono arrivata, qua siamo a Borgo San Daniele, e vedere questo spazio incantevole, curato al minimo dettaglio, fa tirar fuori la grande umanità e la grande personalità che è racchiusa poi in Mauro. E ciao e Grazie a te grazie. Elisa di esserci venuta a Ecco. trovare. Allora Mauro, senti, raccontaci un attimo quando hai iniziato. So che la tua storia qua è, non che perché tu sei anziano, però hai iniziato prestissimo, eri piccolino, no? Raccontaci un po' di te e come ti sei avvicinato a questo mondo. Beh, forse per descrivere la nostra storia dovrei recuperare un piccolo detto di un amico che, così per ironizzare il fatto che parlava un po' troppo, diceva: scusate, avete 5 minuti che vi parlo mezz'ora. In questo caso, ecco, descrivere Borgo San Daniele può diventare anche un po' più rapido. Borgo San Daniele, un'azienda fatta di persone, due in particolare, mia sorella Alessandra ed io. Eravamo veramente ragazzi quando abbiamo iniziato, tanta buona volontà, un'infanzia passata un po' con i nonni che erano contadini vignaioli. Gestivano la classica aziendina, scusate il termine, autarchica, no? Dove si faceva un po' di tutto, e le uve all'epoca venivano non trasformate in azienda ma cedute alla cantina produttori di Cormons. Stare con i nonni ci ha portato ad affezionarci al mondo agricolo della viticoltura e abbiamo intrapreso sia io che Alessandra gli studi in ambito agricolo per ritoverare Alessandra e qualche anno dopo io la scuola di enologia e viticoltura. I primi anni sono stati degli anni di sacrifici perché man mano che gli studi stavano andando avanti iniziavamo ad aprire gli occhi di quali potevano essere i nostri sbocchi futuri in questo mondo. Per cui già iniziavamo a fare qualche prova, il nonno tra l'altro anticipatore, bravo, lungimirante, ci lasciava anche fare nell'andare a sforbiciare qualche pianta che aveva un po' di troppi grappoli per farci fare le nostre piccole esperienze. E dopo è venuto il momento appunto di iniziare il nostro percorso a Borgo San Daniele. Nasce nel 1990 Borgo San Daniele e già da subito abbiamo pensato di dare la nostra attenzione a pochissimi vini, pochissimi vitini. All'epoca si è partiti col dare attenzione, quasi in tempi non sospetti, a questo Tokai, no? All'epoca si chiamava ancora così, ricordiamo che solo nel 2006 abbiamo cambiato il nome per questa direttiva europea che ha voluto lasciarci solo il nome di Friulano. E poi è stato veramente anni bellissimi dove così le limitate disponibilità di tecnologia, così la crescita in vigneto così erano supportate veramente dalla passione, dalle ore infinite passate in vigneto per poi la sera mettere a posto tutte le cose in cantina e così riuscire poi a produrre i nostri vini. Scusate il termine, l'avventura continua con l'immancabile entusiasmo. Certo che negli anni, ecco, è subentrata un'altra situazione, quella dell'esperienza. Questa ci fa vedere
le stagioni e le situazioni che si susseguono in azienda in modo un po' diverso. Certo, certo, sei cresciuto, ma sei cresciuto bene, diciamo, Oddio, vero? non si è mai, crescere sempre, non si finisce mai Non di si finisce mai di imparare, imparare. non per usare delle frasi fatte, ma questa è No, la situazione. certo. Però una cosa particolare dei tuoi vigneti la dobbiamo dire, perché tu prima mi dicevi che è proprio una viticoltura particellare, una cosa giusto, hai proprio dei vigneti che fanno come dei piccoli appezzamenti, è una cosa fantastica, perché credo che l'impegno e la cura in questo è estrema. Assolutamente, infatti noi rimaniamo sempre imbarazzati quando ci chiedono ma quanti vigneti avete, quante cose. Noi quando dobbiamo dare un numero esatto di Certo. vigneti dobbiamo dire 14, no? Oh ma Dio, ma questa azienda è grandissima. No, non è esattamente così. Però Da noi è situazione comune che le aziende posseggano un numero abbastanza elevato di piccoli vigneti. Mi permetto qualche volta anche di fare una battuta, no, riguardo alla possibilità di avere invece un unico grande bel vigneto. Dico sempre che di solito se hai un unico grande vigneto hai anche un castello nel mezzo, perché sei nato nobile o hai avuto ecco. le tue origini da un mondo economico importante. Invece il nostro appunto, è molto più umile e legato proprio al mondo agricolo e contadino. Dicevo che questa diversificazione, questo grande numero, no? Tutto sommato 14 è un numero abbastanza alto rispetto a un unico corpo di appezzamenti, ci permette e ci ha permesso negli anni di poter fare delle scelte specifiche e di andare a piantare o salvaguardare particolari varietà nei particolari terreni. Questo per riuscire ad avere quel portfolio di esperienze di vitigno che ci permettono poi di poter fare i nostri vini. Fantastico, molto bello, molto affascinante. E parlando di tradizione, parlando di terra, parlando di questi argomenti, ti chiedo se hai un detto friulano che ti è particolarmente simpatico o vicino, che ti fa ricordare qualcosa che ti emoziona. Oddio, tendo a precisare, Elisa, che noi siamo a Cormons, Sì. no? Siamo in provincia di Gorizia. Di Gorizia, è Veramente vero. siamo a qualche metro dal confine con la provincia di Udine, questo fiume Iudrio che all'epoca divideva l'Italia dall'impero austro-ungarico e fa sì che da noi si parli il friulano e noi siamo orgogliosi del nostro friulano. Lo parliamo un po' strano, nel senso che chi viene dal centro Friuli o dall'alto Friuli ironizza sul fatto che usiamo molto la E, un po' la Z, no, sibilante, però noi siamo fieri e orgogliosi del friulano. Potrei portarvi veramente diversi proverbi friulani, ma ne uso uno che è di facile comprensione a tutti ed è scritto in italiano. L'avevamo trovato purtroppo in un momento difficile del nostro Friuli, del post terremoto, dove con una scritta così su un muro c'era scritto: il Friuli ringrazia e non dimentica. In realtà è un proverbio moderno, però veramente identifica quello che è l'animo di noi friulani e fondamentalmente anche il nostro, nel senso che a Borgo San Daniele siamo usi ringraziare sempre tutte le persone che da quei primissimi giorni così della gioventù, sì, da quando abbiamo iniziato, hanno provato a darci una mano, ci hanno permesso di poter avere quel pochino di orgoglio per andare avanti, dove veramente i momenti di sconforto erano veramente alti e quindi hanno permesso che di giorno in giorno Borgo San Daniele potesse avere la colonna vertebrale sempre più unita e poter guardare negli occhi con la dignità che ritengo ci contraddistingue. Quindi
ringraziamo, non dimentichiamo anche tutto il percorso però che abbiamo fatto per arrivare ai giorni certo. nostri. Il percorso è fondamentale nell'esistenza umana. Il percorso ti plasma, ti lascia anche qualche segno. Qualche segno, è vero, Ti lascia è vero. qualche segno che poi sta a te se renderlo un qualcosa da mostrare, Certo, oppure da tenere per te nel preservato, tuo. certo. Però Borgo San Daniele è tradizione sì, ma è anche futuro. Io so che hai un progetto e sono contenta di esserne a testimonianza tra le prime. È un bellissimo progetto, una bellissima cosa che rende quello che poi è il vostro lavoro fantastico. Ce ne vuoi parlare? Sì, lo vuoi qui svelare? vedi quello che è chiamato il linguaggio del corpo, vedi subito sì, un po' che di imbarazzo, sì, un po' di imbarazzo. sì. Condividere con te quello che sarà il domani di Borgo San Daniele è per me e per noi un piacere, anche perché è da diversi anni che così ci assecondiamo nel nostro cammino e mi fa molto piacere. Di questo progetto che è in essere, per cui possiamo anche così iniziare a dire qualche parola. Niente, vuole essere per noi che stiamo raggiungendo l'età della maturità maggiorenni. l'età della maturità, dico, e vuole essere un riassunto della nostra vita. Si tratta di un piccolo progetto su quella che è la collina di Cormons, la collina che dà il nome a Cormons. È una collina storica perché già a fine 800, inizio del 900 era la collina che animava le mense e i prodotti, le primizie dei prodotti nelle mense dell'impero austro-ungarico. Famosissima per le ciliegie, ma anche per i suoi vini. Siamo fortunati di aver recuperato una vecchissima proprietà storica, non grande, ma di particolare fascino, che tra l'altro è stata abbandonata per un bel numero d'anni, a mia memoria circa una trentina, per cui ha avuto anche una trentina d'anni di non presenza umana. Questo è importantissimo. Quasi a garanzia così di essere un ambiente così incontaminato. Tu sai quanto noi siamo attenti alla produzione sostenibile, alla produzione senza l'impiego di tecnologia e di supporti purtroppo non naturali, e quindi ha trovato per noi terreno veramente fertile per questo nostro progetto. E niente, ne riparleremo fra qualche anno. Verremo a visitarla. L'emozione è tanta, e ripeto, come dicevo prima, vorrei essere un piccolo riassunto di tante cosette, dalla viticoltura all'enologia, ai metodi ancestrali, e poi a quel luogo che deve essere veramente incontaminato. Sono contenta di averti un po' emozionato. Se volete emozionarvi anche voi, passate da Borgo San Daniele qua a Cormons e sicuramente troverete del buon vino e delle persone splendide, ad accogliervi. Mi sono emozionata anch'io. Cin. Grazie.